In questa lezione vi insegnerò a fare un ritratto a carboncino. Ho preparato innanzitutto il disegno base facendolo con una grafite leggerissima e ho utilizzato anche la gomma pane per abbassare il disegno. Poi inizio con la fusaggine. La fusaggine, lo sapete, è un carboncino fatto di selce, morbidissimo. Mi serve proprio per tracciare le linee iniziali. Per non perdere anche il disegno, inizio subito a fare una sorta di tono medio. Poi con uno sfumino vado comunque a lavorare sfumando e cerco di vedere già nell'insieme quelle che sono tutte le linee essenziali del mio dipinto. Poi posso sfumare leggermente anche con un polpastrello, anche se vi ricordo, generalmente essendo le mani possono essere anche un po' untose, non è sempre consigliabile. Poi vado con un carboncino vero e proprio, io ho preso un 3B, a lavorare intanto le parti un pochino più scure e rimarco quelli che sono gli elementi che mi interessano al fine di far apparire attraverso il chiaroscuro la volumetria del mio soggetto. Logicamente anche le labbra o anche il naso, come potete vedere, non è che è scontornato, ma il volume emergerà proprio dal contrasto di luce e ombre. Per quanto riguarda gli occhi, più li fate scuri, il contorno intorno e più appariranno chiari. Se invece scurite anche tutto il bordo e l'interno, gli occhi appariranno più scuri. Vedete, devo stare attenta appunto anche alle ciglia e alle sopracciglia, a tracciarle nella maniera corretta. Riprendo lo sfumino e anche gli sfumini ci sono di varie misure, vado a rifare, diciamo, ancora una volta dei passaggi per creare nuovamente del chiaroscuro. Poi, proprio come se io mi truccassi o volessi truccare il volto, vado a lavorare sulle guance e vado a intervenire sempre nuovamente su tutti i dettagli. Come sapete, lo sfumino crea queste sfumature, però allo stesso tempo omogenizza. Allora devo ritornare tutte le volte a rintervenire riscurendo alcuni dettagli. Poi per esempio per lo sfondo ugualmente userò sempre il carboncino, la fusaggine e creerò uno sfondo un po' irregolare. Ripasso nuovamente sulle labbra, stando attenta ai toni ancora una volta più chiari. Ricordo che comunque potete sempre intervenire, come farò anch'io con una gomma pane, affinché posso rimuovere anche delle parti. Anzi, c'è chi lavora generalmente facendo una base tutta omogenea e poi ritira fuori i chiari con la gomma pane. Io preferisco comunque alcuni chiari, salvaguardarli da subito, e quindi potete usare anche per esempio sul vostro piano di lavoro, invece di andare direttamente con la mano, vedrete che io poi ho un polso e le mani, le dita completamente scurite dal carboncino. Potete lavorare anche interponendo un foglio vegetale per non, in un certo senso, alterare in dei punti il disegno. Il lavoro procede sempre nel, diciamo, ritornare su tutte le parti, riaggiustare, per esempio ora metto dettagli dei capelli. Logicamente anche i capelli creeranno un'ombra, lo stesso anche le orecchie, e poi ripasso tutto affinché sia sempre più veritiero. Il lavoro richiede diverso tempo, ecco, io questo è un lavoro che ho impiegato circa un'oretta e mezzo per farlo. Con la gomma pane, vedete, vado a togliere alcuni punti luce perché voglio che siano maggiormente evidenti, prima di continuare a riprocedere sempre per vari passaggi, come vi ho fatto vedere, ritoccando un po' tutto. È tutta una serie di passaggi, sono passaggi che dobbiamo fare gradualmente. Più avete tempo da dedicarci, più il dipinto verrà effettivamente realistico. Logico, se voi con tanta pazienza vi soffermate su tutti i dettagli, creando anche più tonalità e gradazioni di grigio dal bianco al nero del carboncino, vi renderete conto come viene il lavoro ancora migliore. Anzi, vi consiglio sempre di prepararvi una sorta di gradualità, diciamo, di procurarvi una striscia di carta e dividerla in tassellini. In questi tasselli provate già a mettere gradualmente
i vari toni che vanno appunto dal colore della carta al carboncino più scuro. Provate a creare toni diversi sia intervenendo con carboncini diversi, ma poi anche lavorando con pressioni diverse delle vostre mani sulla carta, no? In base a come premete, sapete padroneggiare anche il tipo di carboncino che avete a disposizione, sicuramente avrete effetti molto variabili. E questo, anche la pressione sulla carta, dovete imparare a esercitarvi un po', viene anche con l'esperienza. A questo punto posso decidere per esempio anche di rischiarire maggiormente per esempio gli occhi, perché se voglio ottenere gli occhi più chiari, come vi ho detto, scurisco intorno all'iride, dove c'è appunto anche la pupilla. Posso usare anche una gomma di queste a pennello, a matita, e vedete, a questo punto il lavoro è quasi finito. Quando appuntate il vostro carboncino, salvaguardate sempre il piano di lavoro, e la polvere che avete potete usarla a vostro tornaconto proprio per creare e sfumare alcune parti. Vi ricordo inoltre che il carboncino deve essere fissato, perché altrimenti il vostro lavoro nel tempo si perderà. Come si fa? Esistono in commercio tanti fissativi, e io ho usato uno della My Mary, molto buono, che si stende per esempio a pennello, ma ce ne sono altri che potete anche stendere spruzzando spray. Sono molto buoni anche quelli. Logicamente dovete scegliere un fissativo per matita, pastello, carboncino, per queste tecniche. Vedete, poi vado a rischiarire lo sfondo in alcuni punti con la gomma pane, e per ultimo appunto faccio la fase che vi dicevo di verniciatura. Questa verniciatura mi darà inizialmente un aspetto un pochino più marcato, ma poi scoprirete che col tempo, asciugandosi in pochi minuti, acquisterà l'effetto dovuto.